Alla morte di Alessandro Severo venne nominato un imperatore originario della Tracia di nome Massimino, il primo in realtà a non essersi mai recato a Roma, imperatore che da un punto di vista meramente cronologico visse e regnò proprio in quel periodo solitamente considerato di massima crisi per l'impero, anni nel corso dei quali si successero ben 20 imperatori, legittimi e illegittimi, che diedero vita a ciò che convenzionalmente gli storici definiscono età dell'anarchia militare. Massimino il Trace non aveva certo un ottimo curriculum vitae standard per un militare, ma possedeva una notevole forza fisica che impressionò non poco i suoi contemporanei, tanto che contro la tribù germanica degli Alamanni o Alemanni riuscì a riportare notevoli successi. Con Massimino, tuttavia, si rischiò davvero la dissoluzione dell'impero e ne è addirittura derivato un dibattito moderno avente come tema centrale il III secolo d.C., nello specifico il III secolo d.C. in funzione di spartiacque tra storia romana imperiale e tardo antico. Le tesi risultanti dal dibattito puntano molto sulla frattura tra impero e tardo antico, sebbene molti storici al contrario evidenzino una sostanziale continuità tra i due periodi. Il problema però è nelle fonti. La documentazione si presenta innanzitutto estremamente varia e sfortunatamente quegli elementi di novità sono tali solo per i moderni, che non hanno avuto la possibilità di raffrontare i dati di tale documentazione con fonti precedenti per stabilire se tali elementi siano effettivamente una novità oppure no. Ad ogni modo, la durezza del regime di Massimino impose una rigidissima pressione fiscale per far fronte alla grave situazione militare in cui versava l'impero, tanto più che un'insurrezione scoppiata in Africa spinse perfino il vecchio proconsole africano Gurdiano a prendere il potere associando subito il figlio. Secondo Erodiano, nella sua storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio, fu proprio la durezza e la rigidità di Massimino a rovinarlo. Scrive infatti Erodiano che non ci può mai essere nessun vantaggio a fare bottino in terra straniera quando poi i propri concittadini vengono ridotti alla miseria. Per non parlare poi del clima di terrore instaurato sotto Massimino, con particolare riferimento a persone arrestate per accuse irrilevanti, tutti esponenti di rango consolare e gloriosi di vittorie, che si ritrovarono ovviamente condannati ad un ingiusto esilio nel migliore dei casi e nel peggiore alla pena capitale. I soldati tuttavia fedeli a Massimino eliminarono i due Gordiani, ma il Senato, ostile all'imperatore Trace, ripiegò sulla coppia di Augusti Pupieno e Balbino, che effettivamente sostituirono Massimino dopo la sua morte, paradossalmente avvenuta per mano degli stessi soldati che l'avevano acclamato. In breve tempo, però, anche Pupieno e Balbino finirono assassinati dai pretoriani, che nominarono Augusto Gordiano III, il giovanissimo nipote di Gordiano I, il quale, dopo aver combattuto in una rivolta gallica, morì durante il corso di una campagna militare in Persia, evento drammatico che portò alla pronta elezione al soglio imperiale di Filippo, detto l'Arabo per le sue origini, che si affrettò a stipulare fin da subito la pace con Sapore, re dei Persiani, per festeggiare poi con enfasi il millenario di Roma. Naturalmente il regno di Filippo non durò molto, poiché lo stesso dovette scontrarsi sul Danubio con il senatore Messio Decio, che ne prese il posto, governando dal 249 d.C. al 251 d.C. Decio fu un grande tradizionalista e si impegnò da un lato a difendere la frontiera dai barbari
e dall'altro a proteggere l'impero dalla diffusione di culti stranieri, il cristianesimo in modo particolare, che Decio avvertiva come una religione minacciosa per il mantenimento della coesione interna. Numerosi documenti fanno specifica menzione della richiesta da parte di Decio di un libellum attestante che ogni singolo popolo dell'impero romano si preoccupasse di sacrificare agli dei di Roma e al genio dell'imperatore, e per questo aveva perfino incaricato una commissione itinerante che transitava in tutto l'impero, sincerandosi di raccogliere questi libretti. Ovviamente i cristiani che si rifiutavano venivano massacrati, da cui la nomina di Mostro affiancata al nome di Decio, che trovò poi la morte nei Balcani nel 251 d.C., mentre dirigeva le operazioni militari in una campagna contro i Goti. Dopo la sua morte, altri barbari continuarono a minacciare il confine gallico, Alamanni e Franchi principalmente, ai quali si aggiunsero i Goti, che iniziarono a creare diversi problemi presso il basso Danubio, e ricordiamo anche i persiani di sapore ad oriente, che miravano alla conquista della Siria. Il ventennio compreso tra il 250 e il 270 d.C. fu insomma davvero drammatico dal punto di vista delle difficoltà di contenere l'impeto barbarico, e a ciò si aggiunse una nuova epidemia di peste o di vaiolo, che mai si seppe bene se fosse effettivamente una nuova epidemia oppure se si trattasse della riattivazione del virus che aveva caratterizzato la precedente ondata sotto Marco Aurelio. Sta di fatto che i Goti riuscirono ad entrare ad Atene e i persiani presero Antiochia, il che significò per l'impero una vera e propria catastrofe. A questo punto, l'imperatore Valeriano, anziano senatore, eletto capo di governo, dopo tutta una serie di effimeri successi militari, riuscì ad apportare qualcosa di più concreto, associando in prima battuta il figlio Gallieno, al quale affidò il compito di proteggere le province occidentali. Ma lo stesso Valeriano, sconfitto ad Edessa, subì l'onta di essere fatto prigioniero da Sapore. L'imperatore morì così drammaticamente in cattività nel 260 d.C., dopo aver lavorato alla costruzione di una diga insieme ai suoi soldati. Gallieno rimase pertanto da solo a proteggere i confini occidentali, ma ai barbari si aggiunse l'ulteriore problema dei movimenti separatisti che presero le mosse in alcune province che volevano autogovernarsi. Nello specifico citiamo il caso dell'Imperium Galliarum, ovvero le Gallie, rette da Postumo, ribellione poi estesa a Spagna e Britannia, cui si aggiunse il tentativo separatista promosso dalla città di Palmira, città che aveva conosciuto un vero e proprio boom economico, giacché era proprio da Palmira che passavano le carovane rivolte ad oriente, ribellione coadiuvata tra l'altro da Siria, Palestina e Mesopotamia e capeggiata da Odenato. Gallieno organizzò tutta una serie di riforme destinate ad avere sviluppi in seguito, e per porre rimedio alle continue ribellioni di comandanti militari di estrazione senatoria, sottrasse loro il comando delle legioni per affidarlo di converso ai cavalieri. Per una migliore difesa dei confini, invece, Gallieno adottò una diversa strategia. Anziché dislocare tutte le truppe lungo la frontiera, privilegiò la concentrazione di alcuni contingenti all'interno del territorio imperiale, con la funzione di unità mobili di difesa. Inevitabilmente, l'aver tolto i comandi militari ai senatori preferendo i cavalieri, e lo stesso valse per i governi periferici, dove ai senatori subentrarono i prefetti equestri, si tradusse in una grandissima esplosione di odio senatorio
verso Gallieno, aggravata da un'altra piaga di difficile soluzione, il tracollo del sistema monetario. Ciò andò irrimediabilmente a pesare sulla riscossione delle tasse in provincia, tributum soli e tributum capitis, causando altresì un'anomala procedura di conio, cioè a partire dallo stesso quantitativo di metallo si coniavano più monete, situazione che attua la famosa legge di Gresham, per cui la moneta cattiva scaccia la buona. Ciò significa che due monete con lo stesso valore nominale, ma diverso valore intrinseco, portarono ben presto gli utilizzatori a conservare la moneta buona e usare la cattiva per gli scambi, cosicché lo Stato si ritrovò costretto a produrre costantemente moneta, con conseguente svalutazione e notevole incremento dei quantitativi di oro e argento nelle casse di speculatori privati. Inoltre, il progressivo ritiro delle monetazioni locali in Oriente pose fine al pluralismo monetario. Con la morte di Gallieno, avvenuta nel 268 d.C., in seguito ad una congiura ordita dai suoi ufficiali, il comandante della cavalleria imperiale, Claudio II, detto il Gotico, divenne imperatore, segnando l'inizio di una lunga serie di imperatori illirici, perché originari di quella regione. Claudio conseguì due importanti successi, uno contro gli Alamanni, che avevano invaso la pianura padana, e l'altro contro i Goti, che avevano occupato Atene. Morto Claudio II di peste, il suo successore, Aureliano, completò l'opera del Gotico, sconfiggendo definitivamente i barbari penetrati nella pianura padana, e sempre sotto Aureliano a Roma venne costruita un'imponente cinta muraria, terminata poi da Probo, che restituisce molto bene l'idea del pericolo che si poteva avvertire al tempo a causa di queste incursioni ricorrenti dei Germani. Ad Aureliano si deve altresì la distruzione di Palmira, dopo una lunga battaglia che lo vide scontrarsi contro l'energica regina Zenobia, la quale, dopo la morte del marito Odenato, aveva preso totale reggenza. Aureliano, vittorioso, punì subito la città per aver osato ribellarsi contro Roma e in seguito anche l'ultimo sovrano separatista delle Gallie, Tetrico, morì, contribuendo con la sua uscita di scena a ripristinare l'unità imperiale. Sul fronte dacico, Aureliano rinunciò definitivamente alla Dacia e alle sue miniere, mentre Franchi, Alamanni e Germani minacciavano le Gallie. Nonostante i problemi del suo regno, comunque Aureliano è ricordato per aver riordinato lo Stato, promuovendo una buona riforma monetaria citata anche da Zosimo, mediante l'introduzione di un nuovo antoniniano che andò a sostituire il precedente, ormai svilito, e soprattutto Aureliano importò a Roma il nuovo culto del Sole Invictus. Dopo la morte di Aureliano si alternarono l'anziano senatore Tacito, Probo, che morì in una campagna militare contro i Persiani, e Caro, che associò prontamente i figli Numeriano e Carino. Ma alla fine chi si affermò per durare davvero fu l'illirico Diocleziano, acclamato imperatore da tutto l'esercito nell'anno 286 d.C. Il suo regno durò infatti all'incirca per un ventennio, durante il quale Diocleziano riuscì a riorganizzare lo Stato romano, creando condizioni favorevoli alla sua sopravvivenza.